Salve ragazzi, ben trovati sul mio canale e se non vi siete iscritti iscrivetevi e selezionate anche la campanella così da avere tutte le mie nuove pubblicazioni subito a portata di mano. Allora, oggi parliamo della divisione tra abitacolo e cabina. Per quale motivo ho fatto questa divisione? Perché il 90% della variazione di temperatura ovviamente viene dalla cabina. La cabina è sottoposta all'inverno a molto freddo perché a livello di isolamento termico praticamente non esiste, e l'estate ovviamente arriva molto caldo perché con l'effetto serra dei vetri e comunque anche il fatto di dover perdere tempo poi ad andare a mettere gli oscuranti, andare a mettere all'inverno invece le protezioni termiche. Diciamo che con questo sistema che ho provato io non c'è più bisogno di lavorare nella cabina, quindi in questa maniera io fermo il camper, giro la chiave, passo nell'abitacolo e chiudo la porta. Non mi metto a mettere teli, oscuranti, perché poi di fatto non serve. La cabina rimane come una cabina di un furgone, non si vede nulla dentro perché non c'è nulla da vedere, c'è la cabina tradizionale di un furgone e poi la vediamo insieme. Si vede solamente la struttura che chiude il passaggio tra la cabina e l'abitacolo. In questa maniera invece nell'abitacolo abbiamo il vantaggio di avere come se fosse un prefabbricato, cioè non c'è più differenza termica, non c'è più neanche a livello estetico la possibilità che qualcuno ci veda dentro, quindi io mi sono trovato molto bene e lo consiglio a tutti. Ora lo vediamo insieme. Ecco qua. Questo è il passaggio che c'è tra l'abitacolo e la motrice. Ho realizzato questa porta che è realizzata, come dicevo, con un pannello di legno di multistrato da 2 cm e poi all'esterno su questa parte qua che vedete, questa parte che è sagomata tra i sedili, praticamente questa è la parte mobile. In questa parte qua ho realizzato uno sportello praticamente che è fatto dal legno di 2 cm e dal legno da 1,5 cm e un polistirolo da 2 cm, mentre sulle pareti ho messo un pannello da 5 cm di polistirolo lungo tutta la parete e poi fissato da sempre un pannello di legno multistrato sempre da 1,5 cm. Stessa cosa ovviamente fatta sul lato destro, dove già c'era il mobile. Diciamo che chi ha il camper con questo allestimento, diciamo con questa metodologia, si troverebbe in questa situazione qua. In questa parte qua dietro al mobile, oltre la chiusura del mobile, ho messo sempre un pannello da 5 cm, le cerniere, 2 cerniere semplici sotto e sopra, che vanno a effettuare l'apertura, ovviamente il pomello per aprire, le guarnizioni al labbro su ogni angolo sagomato, e a terra un blocco, questo blocco qua che va ad interporsi su questo gancio per bloccare la porta aperta. Questa è la situazione vista dall'interno. Ora andiamo nella motrice e vediamo la situazione vista dalla motrice. Ok, eccoci qua all'interno della motrice. Qui abbiamo praticamente lo stesso pannello che vedevamo prima e ovviamente a livello estetico questa parte qua ancora da sistemare, ma comunque è chiusa abbastanza bene dalla gomma. Questa luce che vedete che è in penombra è praticamente le guarnizioni al labbro perché sono trasparenti, ma non passa assolutamente nulla. Questo è quello che vediamo dalla motrice, quindi dalla motrice è tutto chiuso. Ora andiamo nell'abitacolo, apriamo la porta e vedete che il passaggio è molto comodo. Ovviamente non ho perso nulla rispetto a prima,